Buongiorno amici del canale. Buongiorno! Abbiamo qua un altare. È un altare, sembra un altare. E dobbiamo trasformarlo nella nostra scrivania. Sì, perché io e Emma siamo messe male. Ultimamente qua dentro non c'è più spazio per una scrivania normale. E allora, siccome ci serve un piano d'appoggio utile per i 2 computer portatili che abbiamo lì, vicino a dove lavoriamo, abbiamo pensato a questa soluzione. Non è bello adesso, anzi, pesante. Sì. Quindi, cosa mi proponi? 2 colori. Perché 2 colori? Per sdrammatizzarlo un po', alleggerirlo. Benissimo, perché il fatto che ci siano 2 colori lo fanno sembrare meno pesante, meno pezzo unico, ovviamente. E poi cosa faremo? Ci Poi... studiamo qualche decoro. Sorpresa. Sì. Partiamo. Prima cosa essenziale, lavorare comode, e noi dobbiamo mettere la console gambe all'aria per far bene la parte sotto. Quindi appoggiamo e tiriamo su. Voilà! In questo modo si riesce, prima di tutto a pulire bene anche la parte sottostante, che a volte si fa fatica, e poi si fanno bene le prime mani di colore, quindi si tolgono bene tutti i difettini. Quindi puliamo, spolveriamo bene anche al contrario e si parte con la prima mano di Pepper Blue. Vai. Utilizzo per la stesura il nuovo pennello Magic Paint Architetto. È un pennello intelligente perché oltre che poter essere utilizzato sugli muri e fare delle righe molto precise anche sugli angoli, va molto bene in profondità nelle insenature. Guardate qui. Quindi in realtà quando dovete andare lisci andate così, quando dovete fare un'insenatura andate così. Ed è un pennello bellissimo, con una passata vi copre tutto. Guardate qui. E quindi oggi ci divertiremo sperimentando anche questo nuovo pennello, che in realtà ti semplifica tantissimo la vita. Una bella prima mano piena ovunque col Pepper Blue, che è un colore veramente coprente. Guardate, poi ha una texture molto raffinata, molto liscia, non lascia segni, bellissimo. Teniamo una seconda mano, che in realtà è completamente superfluo quasi. Esiste in qualche punticino, qualche velatura, e per questo motivo noi diamo una passata con una seconda mano, ma è proprio una coccola. Quindi mi raccomando, stendete bene, perché se ottimizzate, stendete bene i colori puri, la seconda mano è quasi non necessaria. Prima mano sul piano superiore con Olivia. Guardate quanto è bello, quanto è coprente. E guardate che bello il contrasto di Pepper Blue e Olivia. Molto elegante, delicato. Diamo 2 mani sui laterali e sul piano superiore. All'apparenza il restyling che stiamo facendo oggi vi può sembrare uno dei più semplici che abbiamo mai fatto. Facile, no? Tutto liscio, 2 mani di colore
nella parte sottostante, una prima mano data e una seconda che sta per arrivare, ma in realtà è tutt'altro. Perché se avete avuto in passato o ieri o l'altro ieri problemi con la stesura del protettivo, dovete fermarvi, guardare bene questo tutorial, fare attenzione. Può venire, si fa fuori, E fate attenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come nei migliori siti scolastici, quando si vuole apprendere un qualche cosa, imparare, studiare, bisogna anche capire dove può essere il nostro errore. E qua vi blocco. Come fate a pretendere che il protettivo venga liscio, omogeneo, fluido, perfetto, se quello che avete messo sotto il protettivo non è assolutamente liscio, omogeneo e perfetto? Se vi fate delle pennellate disomogenee, fatte male, non lisciate, non fluide, ma fate delle pennellate raffazzonate, come fate a pretendere che un protettivo che è satinato o lucido, quindi che mettono in risalto la superficie, siano perfetti? Qua quindi vi voglio. Se volete avere una stesura del protettivo perfetta, dovete impegnarvi a stendere bene il colore. Non siete capaci? Dovete esercitarvi e provare, altrimenti va benissimo come vi è sempre venuto, senza lamentele però. Qua vi voglio il colore, il pennello, qualsiasi pennello, perché per non avere segni non vuol dire che non si debba usare il pennello, si debba usare il rullo, no, va bene qualsiasi pennello, ma si deve usare il pennello carico, si accarezza, si tiene l'interno del pennello bello pieno, perché questo è il serbatoio del pennello utilissimo per far sì che ci sia una stesura liscia, fluida e senza segni. E nel momento in cui voi applicate il colore, lo applicate dall'inizio alla fine, vero? Lisciandolo, anche in questo modo. Ma la cosa fondamentale è che ci sia sempre un'ultima passata da un lato verso l'altro. Da un lato verso l'altro. Quindi se vi ho incuriositi e se volete recuperare alcuni lavori magari fatti in modo approssimativo con colore protettivo, quindi lavori molto semplici, moderni, come quello che sto per fare io oggi, seguite bene le prossime procedure, ok? Perché non è scontato che un lavoro, solo perché ha l'apparenza semplice, sia anche semplice di realizzazione. Il prossimo passo per avere una superficie perfetta, liscia, vellutata, prima della stesura del protettivo, è lei, la spugna liscia superfici. E si chiama liscia superfici non per nulla. Potete usarla così, oppure, se la volete più morbida, schiacciarla, anche in questo modo. L'importante è che la utilizziate solo per questo motivo, lisciare le superfici. Ma passate in modo vellutato e non va schiacciata, perché se la schiacciate toglie colore. Va passata nella lunghezza del mobile, esattamente come avete dovuto stendere prima il colore. Ovviamente sui colori scuri si vedrà la polvere di gesso. Mi raccomando, fate attenzione, non calcate troppo e non spaventatevi. Chiaro è che se mi andate a carteggiare un nero, ci sarà della polvere anche sopra il nero. Subito pannettino in microfibra, umido, e si passa. Questo vi assicura una base perfetta, liscia, vellutata e oltretutto vi assicura una base che nel momento in cui voi passerete il protettivo, che esso sia lucido o satinato, non ci saranno segni. Quindi ricapitoliamo: una prima base, colore puro, steso bene, omogeneamente, in modo liscio, da un lato verso l'altro. Una seconda mano, sempre in modo molto omogeneo, vellutato, tirando bene la pittura da un lato verso l'altro. Una volta che è asciutto, spugna liscia superfici. E, importantissimo, un pannettino che tolga via la polvere e che renda la superficie bella vellutata. Qua ci tengo a dire una cosa.
Questo è un passaggio da fare solo ed esclusivamente se voi volete ottenere una superficie perfetta, liscia, vellutata. Lo potete fare su una cucina, su una porta, su un mobile che volete estremamente moderno. Non è una procedura da utilizzare sempre, tutte le volte che fate un restyling, anche perché potrebbe essere un problema. Se noi vogliamo fare delle patine, delle lavorazioni con le cere, questo è un meccanismo da non utilizzare mai perché assottiglia la pittura e non vi rende la pittura, la base, diciamo, abbastanza ruvida per poter fare poi altre lavorazioni. Quindi attenzione, questa è una cosa da prediligere solo se si vuole ottenere un risultato molto liscio e moderno, ok? Ora passo alla decorazione e poi al protettivo, che dovrà essere steso in un certo modo. Utilizzo per decorare lo stampo di Redesign Bohemian Floral. È uno stampo molto particolare che ha tantissimi bordi che possono essere utilizzati sia sulle parti frontali del mobile che sulle parti superiori e possono essere anche abbinati fra di loro. Riempiono tantissimo il mobile e secondo me mixati non sembrerà mai di avere lo stesso tipo di prodotto, sembrerà sempre di avere diversi disegni e diversi restyling. Uso prima il bordino, questo qua piccolino piccolino, perché voglio fare appunto il bordo della mia piccola scrivania. Prendo il rococò, scarico bene il rullo, mi raccomando, perché il bordo non vuole troppo colore, lo metto delicatamente sul mio stampo e mi avvicino alla superficie. Ricordate che gli stampi non sono fatti per essere perfetti, gli stampi sono proprio fatti per essere un qualcosa di vintage. E adesso ve ne renderete conto. Schiacciate delicatamente, poco, accarezzatelo, in modo che vada a imprimere sulla superficie il disegno e via. Alziamo. Voilà, riposizioniamo. Anch'io. Schiacciamo un pochino. Voilà, molto bello, molto vintage. Sulla parte principale usiamo il bordo più grande. Anche con lui vogliamo fare un effetto molto particolare, non troppo pieno, non troppo dorato. Un effetto vedo non vedo. Stendo sempre con il rullo sul mio stampino. E ho usato la plastica di adesione. Passi lo straccio, Emma, così si attacca meglio. Sì. Voilà. Continuo con l'applicazione del bordo su tutto quel lato e se poi mi piace lo faccio anche sull'altro lato, specchiato. Il protettivo sulle superfici non si stende con un solo pennello. Sì, lo so, noi di Magic Paint abbiamo questo pennello che viene proprio consigliato per il protettivo, ma dipende dalla superficie. Se voi avete un tavolo lungo 3 metri, cosa ve ne fate di questo pennellino qui? Non ha serbatoio, è un pennellino sottile, è un pennello che può caricare poco protettivo alla volta e stenderlo poco alla volta. Prediligete piuttosto, se avete superfici molto ampie, l'Elizabeth, che esiste anche in versione big. Ha un serbatoio interno dove si può caricare il protettivo e stenderlo senza segni. Altrimenti il King, ottimo pennello, anche lui molto tozzo. Quindi ricapitoliamo, non c'entra tanto la setola quanto la preparazione della superficie, perché se voi stendete bene la pittura sottostante, il protettivo verrà perfetto, senza segni. Quando voi contro luce vedete sempre quelle pennellate disomogenee, non è il protettivo. Sì, a volte siete un po' pignoli, ripassate molte volte avanti e indietro, ma non è tanto quello il problema, quanto il fatto che tutto quello che c'è sotto
non è stato steso bene. Ricordate, non si copre una pietra con un foglio, la pietra rimarrà sempre lì ben visibile. Oggi io vi faccio vedere come stendo il protettivo con il nuovo pennello, che è ancora più sottile, ancora più fine. Ho il mio barattolone mixato di 1000 protettivi, perché avevo 2 o 3 barattoli di protettivo iniziato e li ho tutti convogliati in questo barattolo grande. E ora vi faccio vedere come si stende anche con un pennello più sottile. Si parte dal centro sempre e si usa tutta la setola. Vedete? Io non uso il pennello in questo modo, io lo uso in questo modo. La setola deve lisciare la superficie. Se serve, caricate, perché troppo poco protettivo non viene poi steso in modo omogeneo. Lisciamo la superficie. Ovviamente il protettivo verrà steso ovunque, quindi sia sulla parte superiore che sulla parte delle gambe, color pepper blu. E voilà, ora guardate bene l'ultimo passaggio. Liscio tutta la superficie senza lasciare segni, dall'inizio alla fine. Quando il protettivo sarà autolivellato non si vedranno segni. Ora io continuo su tutto il contorno e sulla base. Anche questo restyling è finito. Come vedete, con pochissimi passaggi, con 2 colori e uno stampo, siamo riusciti ad ottenere un mobile contemporaneo e super luminoso. Non perdetevi tutti i consigli che ha dato Elisa per la stesura del protettivo. Come vedete la superficie è liscia e perfetta. Al prossimo restyling. Fateci sapere se vi è piaciuto nei commenti.